Quando si immagina la stagione migliore per viaggiare, il pensiero corre subito verso la primavera in fiore oppure la calda estate, dimenticandosi a volte come l'autunno possa ugualmente regalare grandi emozioni ai viaggiatori, con le sue giornate ancora non troppo corte e scandite da ritmi più tranquilli, spesso baciate da un fresco sole i cui raggi illuminano i caldi colori autunnali della natura. Gli alberi iniziano pian piano a tingersi di giallo, rosso e nocciola. I tramonti diventano ancora più infuocati, i prati verdi si ricoprono giorno dopo giorno di foglie variopinte e la vita nei borghi si accende con eventi e feste paesane. Pronto? Pronto, ciao, abbiamo capito che è bello viaggiare in campo in autunno, scenari, ma guarda, c'è noi qua un'ora che ti stiamo aspettando, Oh, scusate, stavo un po' assaporando il piacere di guidare tra questi paesaggi qua meravigliosi, ma non vi preoccupate, sono sulla strada, sto per arrivare, tranquilli, fiduciosi, arrivo fra poco. Ciao! Dai, ti aspettiamo, ciao. Scusatemi, forse mi sono fatto prendere un po' troppo dalla poesia dell'autunno e mi sono dimenticato la cosa più importante, presentarvi il nostro compagno di questo viaggio. Il marchio è ormai conosciuto anche in Italia. Parliamo di Malibu, ed esattamente di un modello che per dimensioni si colloca proprio nel mezzo della sua collezione di motorhome, l'I430 LE, un veicolo allestito sulla base meccanica del nuovo Fiat Ducato che offre in coda i comodi letti gemelli posizionati sul garage. Ora però forse è meglio se accelero un po', altrimenti rischio di fare davvero tardi. E lo scenario scelto per parlarvi del Malibu i430 LE è una location che proprio durante l'autunno mostra una delle sue facce più belle e scenografiche, sia dal punto di vista paesaggistico che enogastronomico. Eccoci nel cuore del famoso Monferrato. Colline ricamate da vigneti, boschi variopinti che si infiammano di colori durante questa stagione e borghi che sembrano disegnati dalla mano di un artista formano questo angolo di paradiso del Piemonte. Terre dal passato contadino che oggigiorno custodiscono gelosamente una lunga tradizione enogastronomica, dove sapori e profumi genuini danno vita a prelibatezze davvero uniche. Ci troviamo esattamente ad Albugnano, in provincia di Asti, proprio di fronte alla splendida abbazia di Vezzolano, uno dei gioielli medievali del Piemonte che custodisce al suo interno oltre 1000 anni di storia. E quale modo migliore per andare alla scoperta di questa terra se non a bordo di un veicolo ricreazionale, ancor più dalle dimensioni non troppo esagerate, ma tali da ricreare quell'equilibrio ideale tra maneggevolezza su strada e una buona abitabilità interna, senza scendere a troppi compromessi. Virtù che caratterizzano il nostro Malibu i430 LE, grazie alla sua lunghezza esterna che si attesta a 695 cm, una larghezza leggermente più contenuta rispetto ai comuni standard dei veicoli integrali, qui pari esattamente a 227 cm, e un'altezza complessiva contenuta ben al di sotto dei 3 metri. È ormai risaputo il fatto che Malibu sia un marchio di casa Cartago, e se guardando esternamente il protagonista di questa prova avete riconosciuto alcune parentele con le realizzazioni della casa di Aulendorf, ci avete visto giusto, in quanto la nuova generazione di pannellati marchiati Malibu trae spunto proprio da loro.
Ed ecco come ritroviamo in più punti stilemi tipici della casa madre, con particolari come il profilo curvo delle pareti che va a congiungersi al tetto, lo specchio posteriore con elementi termoformati che ne disegnano il perimetro, le sottili bandelle laterali realizzate in alluminio e la grafica laterale con la grande M in bella evidenza. Anche il frontale ne rappresenta un tratto distintivo, dal design moderno e accattivante ma senza troppi eccessi. Una linea da classico intramontabile, che difficilmente passa di moda in breve tempo. Un frontale impreziosito da elementi come le luci diurna LED, i gruppi ottici circolari inseriti in elementi color nero dalla forma arcuata e una calandra a lamelle verticali, mentre si nota l'adozione di un grande parabrezza con estensione verso il basso e di due specchietti retrovisori stile bus. Per quanto riguarda la realizzazione della scocca si segnalano particolari di pregio ripresi dai concetti tipici dei veicoli di livello superiore, come le pareti sandwich isolate in RTM con rivestimento esterno del tetto e del sottoscocca in vetro resina e in alluminio per le pareti laterali. Ma un altro particolare tecnico rilevante è sicuramente la presenza del doppio pavimento riscaldato, con un'intercapedine alta 17 cm e accessibile sia tramite uno sportello laterale sia tramite apposite bottole interne. Una soluzione che ha permesso la creazione di un utile gavone di carico passante anteriore e di alcuni vani a pozzetto pensati per lo stivaggio delle attrezzature meno ingombranti. Un secondo piccolo gavone di servizio è stato poi ricavato nel sottoscocca, mentre in coda ecco l'immancabile garage, ampio e dallo sviluppo regolare, le cui dimensioni sono adatte sia al trasporto delle biciclette sia di un piccolo scooter. L'accesso avviene tramite due sportelli simmetrici e al suo interno presenta un fondo rivestito in vetro resina antiscivolo e le sempre utili barre con ganci dedicati al fissaggio delle attrezzature. Il ricco pacchetto opzionale Comfort porta infine in dote la nuova portacellule XL denominata Premium 2.0, caratterizzata da una larghezza di 63 cm, doppia chiusura, finestra fissa e zanzariera scorrevole. Ora basta però parlare degli aspetti tecnico-costruttivi. Il tempo scorre ed è giunto il momento di mettere veramente alla prova questo motorhome lungo le strade che si snodano tra le colline del Monferrato. Il Malibu i430 LE è allestito a partire dalla base meccanica del pieducato con telaio ribassato camping car special a carreggiata posteriore allargata, qui è dotato nella variante di passo intermedia pari a 380 cm. Una scelta che risulta particolarmente azzeccata e che gli permette di affrontare percorsi ricchi di curve e controcurve senza troppe difficoltà, potendo infatti contare sempre su un buon raggio di sterzata. A tutto questo si aggiungono poi una buona tenuta e una buona stabilità su strada, fattori che giocano un ruolo di primaria importanza lungo percorsi misti, soprattutto se si vuole dar voce ogni tanto a un po' di sano piacere di guida. Si notano inoltre elementi molto importanti da ritrovare su un veicolo integrale, come un parabrezza con una particolare estensione verso il basso, che non solo porta vantaggi in fatto di visibilità, ma anche nel riconoscimento di eventuali ostacoli anteriori. Però il propulsore offerto di serie da Malibu è solamente il piccolo 2,2 litri Euro 6 di Pioneer da 120 cavalli, ed è dunque auspicabile optare per una delle motorizzazioni più performanti, capaci di erogare 140, 160 o 177 cavalli. Buona è la dotazione offerta di serie della base meccanica, che include equipaggiamenti come il climatizzatore manuale in cabina, il cruise control, gli airbag conducente e passeggero, il sistema start and stop e tutti i principali dispositivi legati alla sicurezza come ABS, ASR e ASP, l'e-loader, traction plus, il dash and control e crosswind assist. Ragazzi, mi sentite? Certo che sì, vieni avanti Davide. Come sono venute queste scene? Buone? Ma direi proprio di sì, ottime. Perfetto, allora cosa ne dite se vista l'ora ci mangiassimo qualcosina? Mi sembra un'ottima idea. Direi che conosco anche forse un posticino dove riuscire a mangiare a bordo con qualche vista panoramica. Procuro io qualcosa di tipico della zona. Allora ci vediamo fra poco. Certo, ti mando la posizione su WhatsApp, così ci raggiungi. Ottimo, grazie. A dopo. A dopo.
degustazione. Ciao ragazzi, missione compiuta. Allora, ho trovato degli splendidi agnolotti piemontesi tipici qua del territorio e una bottiglia di vino rosso da abbinarci. Direi che non potevi fare scelta migliore. Dai, salta su che li prepariamo. Quando si viaggia in camper, una delle cose più belle è rappresentata dal poter degustare qualche specialità culinaria tipica del territorio che si visita, magari anche cucinandola direttamente a bordo del proprio camper, dopo ovviamente aver recuperato tutti gli ingredienti necessari. E cogliamo quindi l'occasione per analizzare più nel dettaglio la cucina del Malibu i430 LE. Lo sviluppo del mobile è lineare, adottando piacevoli forme morbide e arrotondate. La superficie è stata realizzata in decoro ardesia antigraffio e ospita un fornello angolare a 3 fuochi dotati di griglia in ghisa e un lavello circolare realizzato in acciaio inox servito da un miscelatore a canna alta di impronta domestica. Ottimale l'organizzazione degli spazi di stivaggio, suddivisi tra 2 pensili e ben 6 cassetti inferiori dotati di rientro soft close. Su richiesta nei pensili si può avere anche una piccola mensola estraibile che ospita la macchinetta del caffè. La dotazione della cucina si completa con un frigorifero trivalente a colonna Dometic in conformazione slim da 133 litri, la cui porta è provvista di cerniere da ambo i lati. La riserva di gas necessaria invece è garantita da 2 bombole da 10 kg, inserite in un apposito vanno ricavato lungo la fiancata sinistra. L'impianto idrico si affida a un serbatoio dell'acqua potabile da 125 litri e uno di recupero da 90 litri, entrambi collocati a metà tra il doppio pavimento e il sottoscocca, rivestiti esternamente con gusci poliuretanici riscaldati. Dalle botole interne si raggiungono poi i tappi di ispezione e i relativi comandi di scarico. L'interno del Malibu i430 LE gode del recente restyling che ha interessato l'intera gamma, rendendo l'abitacolo più raffinato e moderno, caratterizzato da tinte chiare e forme curvilinee. In particolare ciò che salta subito all'occhio è l'insolita forma concava dei pensili della zona giorno, che dona un piacevole tocco di design esterno senza compromettere troppo lo spazio dedicato allo stivaggio. La zona pranzo relax ha un'impostazione classica. Ritroviamo infatti una semidinette integrata da un divanetto laterale e dalle poltrone girevoli della cabina. Una zona che nel complesso riesce ad ospitare comodamente fino a 5 commensali. Il tavolo centrale presenta una superficie ampia e un piano che può sia traslare che ruotare. La sensazione di spazio e aeriosità viene poi notevolmente amplificata dalla struttura tipica della cabina di guida dei veicoli integrali, ricreando a tutti gli effetti un piccolo salotto domestico. Non manca un mobile TV a scomparsa, perfettamente integrato nel mobilio alle spalle della dinette. È provvisto di un pratico meccanismo di scorrimento che svela uno schermo piatto da 24 pollici. Da notare poi la particolare e utile scarpiera inserita nella parte bassa del divano fronte marcia. Siamo arrivati verso la fine della nostra giornata alla guida del Malibu i430 LE, un veicolo che ci ha accompagnati fedelmente lungo i percorsi all'insegna del gusto e delle bellezze del Monferrato. E prima di concederci un po' di relax a bordo del nostro compagno di viaggio, come non poter assaggiare un'altra delle eccellenze di questo territorio, anzi forse la sua principale, un buon calice di vino. E il modo migliore è proprio quello di far visita direttamente a una delle numerose cantine e concedersi una delle loro famose degustazioni. In questa terra ricoperta di splendidi vigneti, infatti, ogni produttore ha qualcosa da raccontare, antiche tradizioni tramandate di generazione in generazione, che talvolta si fondono alla perfezione anche con l'idea di innovazione. E dopo questa fantastica degustazione forse non è propriamente il caso di rimettersi subito alla guida.
ma approfittiamo di questo splendido contesto naturale per goderci un po' di meritato riposo a bordo del nostro Malibu i430 LE. La camera padronale di coda è stata studiata infatti per raccogliere al meglio i suoi occupanti. I due letti gemelli hanno dimensioni generose, prevedono un piano con rete ad oghe e lungo il loro perimetro scorre la canalizzazione dell'aria calda. La salita ai letti è facilitata dalla scaletta centrale, dotata a sua volta di un sistema di scorrimento che ne permette l'utilizzo anche quando si desidera unire due letti singoli per creare un grande matrimoniale. Come di consueto, alla base dei letti sono stati ricavati due capienti armadi guardaroba, il cui sviluppo in altezza sfrutta anche il ribassamento dato dal doppio pavimento. L'accesso ad entrambi può avvenire sia tramite la classica anta frontale sia dall'alto, sollevando la porzione terminale del piano dei letti. Non mancano poi numerosi pensili, due finestre e un oblò destinati all'aerazione. Nonostante la distribuzione degli spazi interni anche sul Malibu i430 LE, è possibile separare completamente la camera da letto dalla zona giorno. L'intera parete frontale del locale bagno infatti è in realtà una vera e propria porta battente, che da un lato consente un comodo accesso alla toilette e dall'altro permette di chiudere completamente il corridoio centrale. In particolare il locale bagno adottato su questo modello è di tipo compatto con doccia integrata, ma risulta razionalmente organizzato al suo interno. Grazie a delle porte semicircolari scorrevoli in metacrilato è possibile realizzare un box doccia di buone dimensioni, mentre un ergonomico mobile ingloba il lavabo e alcuni vani dedicati allo stivaggio. L'aerazione del vano è poi affidata a un oblò da 40 x 40 cm. Altri due posti letto per la notte sono poi garantiti dal classico matrimoniale basculante che discende al di sopra della cabina di guida. Il letto presenta dimensioni generose, è provvisto di piano con rete ad oghe e utile mensola che funge da comodino. Manca però un oblò a tetto dedicato. Naturalmente durante le serate autunnali in queste zone collinari le temperature esterne tendono leggermente a calare, ma questo modello è dotato di un potente impianto di riscaldamento, che può a sua volta contare su un sistema di canalizzazione dell'aria calda capillare, in modo tale da distribuire il calore in tutte le parti dell'abitacolo. L'unità adottata è infatti la collaudata Truma Combi da 6 kW alimentata a gas. Il Malibu i430 LE è dunque un veicolo di taglia media che riesce ad abbinare comodi spazi interni a una buona maneggevolezza su strada, anche lungo percorsi secondari. Un motorhome in grado quindi di accogliere al meglio il proprio equipaggio all'interno di un ambiente raffinato, curato nei dettagli, ma soprattutto contraddistinto da quella cura costruttiva tipica dei prodotti tedeschi di alta gamma. A questo punto abbiamo il giusto tepore interno, la camera perfetta e tutti i comfort di bordo necessari. Quindi, che altro dire? Buona serata, ma soprattutto buon viaggio!